tiramisù al limone senza uova. Facile e veloce da fare, una ricetta fresca ideale per i giorni più caldi. Benvenuti nel canale di Tavola Serena. Oggi prepareremo insieme questo dolce fantastico, buonissimo. Iniziamo proprio dal limone, ci servirà un bel limone biologico con la buccia edibile. Ricaviamo proprio la buccia dal nostro limone, cercando di non prelevare la parte bianca perché è la parte più amarognola. Una volta fatto, mettiamo all'interno di un tegame 500 ml di latte. Aggiungiamo la nostra buccia di limone e poi facciamo scaldare il latte dolcemente a fiamma molto bassa fino a raggiungere il bollore. Dobbiamo sfiorare il bollore. In questo modo, scaldandosi molto lentamente, si insaporirà ancora di più con la buccia di limone. Una volta fatto, rimuoviamo la nostra buccia e mettiamo da parte il latte. In un altro tegame aggiungeremo l'amido di mais, che servirà da addensante per la nostra crema, dato che è una crema senza uova, e lo zucchero. Io consiglio lo zucchero semolato, perché lo zucchero di canna è color ambrato e quindi dà un colore più scuro alla crema. Aggiungiamo il latte caldo poco alla volta. Iniziamo con una piccola quantità, mescoliamo per bene, in questo modo l'amido e lo zucchero si sciolgono senza creare grumoli, e poi aggiungiamo tutta la restante parte di latte. Opzionale un pizzico di curcuma. La curcuma servirà solo a colorare la crema dandole il tipico colore giallo. Il giallo richiama molto il colore del limone, quindi è semplicemente una colorazione estetica. Se non avete la curcuma non preoccupatevi, la ricetta viene benissimo lo stesso, semplicemente ci sarà un colore più chiaro, più bianco. Lasciamo cuocere la crema qualche minuto, giusto il tempo di addensarsi, dopodiché la trasferiamo in un piatto, copriamo con pellicola a contatto per non far creare la pellicina in superficie e lasciamo raffreddare completamente. Potete anche prepararla il giorno prima. Prendiamo poi 500 ml di panna, può essere panna animale o vegetale, io ho utilizzato quella vegetale, e iniziamo a montarla con le fruste elettriche. Un consiglio se usate come me la panna vegetale: conservatela in frigorifero e 5-10 minuti prima di montarla inseritela nel congelatore, così sarà ancora più fredda e in un attimo monta. Alla panna aggiungiamo 2-3 cucchiai di succo di limone. In questo modo daremo ancora più profumo di limone alla nostra tiramisù. Se volete un gusto più deciso, aggiungete pure il succo di mezzo limone. Io sono stata su un gusto più delicato. La crema pasticcera senza uova è pronta ed è raffreddata, ha assunto la consistenza di un budino. Potete tenerla così, come ho fatto io, e aggiungerla alla panna con le fruste elettriche, oppure se volete una consistenza ancora più liscia, potete frullare la crema pasticcera con 2-3 cucchiai di latte e il frullatore a immersione. In questo modo otterrete una crema vellutata che non creerà alcun tipo di grumolo all'interno della panna. Nel mio caso qualche piccolo grumolo c'era, ma non dava assolutamente fastidio e si notava a malapena. Ecco qui la mia crema pronta. Ora non ci resta che preparare la bagna per i biscotti. Io ho fatto una bagna semplicissima con acqua e il succo di mezzo limone. Semplicemente così. Potete anche fare il succo di un limone intero, in base ai vostri gusti. Poi ho usato i savoiardi, ma potete usare i biscotti che volete, anche i pavesini. Iniziamo facendo uno strato di crema, inzuppiamo i savoiardi e poi facciamo un generoso strato di biscotti. Il mio stampo è da 20x30.
e quindi viene fuori una quantità per circa 6-8 persone. Poi dipende da quanta dose di dolce mangiano le persone. Noi siamo piuttosto abbondanti coi dolci. Generoso strato di crema e poi continuiamo con i biscotti. Finiamo con la crema. In quest'ultimo strato potete, se volete, utilizzare un sac à poche e fare le decorazioni che preferite. Io sono un po' poco abituata col sac à poche, quindi semplicemente ho steso il tutto con un cucchiaio e poi ho fatto queste semplicissime decorazioni con una palettina o va bene anche un coltello, delle piccole ondine, diciamo. Qui potete sbizzarrirvi come volete oppure anche semplicemente lasciarlo così. Io sono per i dolci un pochino più grezzi, ecco. Ed ecco qui pronto il tiramisù. Ora vi consiglio di lasciarlo in frigorifero per almeno 2 ore, ma meglio se ci resta per tutta la notte, in modo da essere più fresco possibile il giorno dopo. Ed ecco qui il nostro tiramisù pronto. È buonissimo, è sofficissimo, è squisito. Una ricetta facile, fresca e veloce. Spero che questo tiramisù vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se lo proverete. Qui vi lascio altri 2 video che possono piacervi. Se non siete ancora iscritti al canale vi invito a farlo e a lasciarmi un bel pollicino in su per incoraggiarmi per creare futuri contenuti. Io vi aspetto qui sul mio canale nel prossimo video. Ciao!